Buongiorno a tutti da Caterina e benvenuti in questo video dove tratteremo l'oroscopo astrologico esoterico dal 7 al 13 aprile. Quindi benvenuti soprattutto, prima cosa, in Magia Stellare Evolutiva, il mio canale. Restate con me fino alla fine perché questa settimana il cielo ci svela un intreccio di energie potenti, un richiamo all'azione e alla riflessione interiore, ma ci sarà un intreccio di i transiti planetari e i raggi di espansione a livello esoterico e faremo segno per segno. Quindi vediamo come i movimenti planetari parlano di trasformazione, di risveglio e di consapevolezza, guidandoci verso una nuova comprensione di noi stessi e della realtà che ci circonda. La Luna non è a livello esoterico, si parla di satellite, quindi rappresenta l'anima, il percorso dell'anima, della missione dell'anima e inizia il suo viaggio in Leone dove risveglia il bisogno di espressione autentica e il desiderio di brillare con la propria luce. Mentre l'8 aprile entra nel segno della Vergine, portando ordine e discernimento nelle emozioni, affinché ciò che è stato intuito possa diventare concreto e manifesto. L'11 aprile passa nella bilancia, nel segno delle relazioni, creando un ponte tra il cuore e la mente, tra il dare e il ricevere, tra l'interiore e l'esteriore. E quindi un invito all'armonia, ma anche la consapevolezza delle relazioni e degli equilibri interiori. Mentre il Sole in Ariete infonde il suo fuoco vitale spingendoci verso il nuovo inizio con coraggio e determinazione, ma non è solo la forza del Sole a guidarci, dietro la sua luce splende proprio il cuore del Sole a livello esoterico, è il principio divino che alimenta la scintilla interiore di ogni essere. L'azione impulsiva quindi trova ora una direzione molto più chiara grazie a un nuovo inizio che sta prendendo forma. Nettuno che è appena entrato in Ariete segna l'inizio di un nuovo ciclo a livello animico che si protrarrà per tantissimi anni, soprattutto fino al 2039, quindi un nuovo inizio della ruota zodiacale nel segno dell'Ariete. Quindi è associato al sesto raggio, il raggio dell'idealismo, della devozione, ma anche della guarigione attraverso la fede. E apre le porte a un risveglio spirituale proprio senza precedenti. Il raggio che governa questa vibrazione dissolve le illusioni del passato per far emergere una visione più autentica del nostro cammino. È un'energia quindi potente che può portare a volte a una confusione iniziale, ma anche a rivelazioni profonde per chi è pronto a vedere oltre il velo di Maya. Vediamo che Venere retrograda nel segno dei pesci ed è associato al quinto raggio della verità, della guarigione, della scienza, la conoscenza, ma anche dell'armonia, della musica, associata ai medici del cielo, il raggio verde, ci chiede di guardare in profondità nelle dinamiche dell'amore, delle relazioni e dell'armonia interiore. Tutto ciò che non è basato su una connessione autentica viene messo alla prova, mentre il cuore è chiamato a riconoscere le vere lezioni dell'anima. Mercurio torna, diciamo, diretto negli ultimi gradi dei pesci, associato al quarto raggio, apportando un'intelligenza creativa per la risoluzione dei conflitti e ritrovare l'armonia. Dissolve la nebbia mentale e permette una comunicazione più chiara fra il mondo materiale e quello sottile. Questo quarto raggio è un ponte tra il visibile e l'invisibile, tra la razionalità e l'ispirazione. È tempo di esprimere ciò che abbiamo tenuto dentro, ma con consapevolezza e verità. Mentre Marte in Cancro non è un pianeta sacro,
ma un pianeta dell'azione che determina coraggio e determinazione, ma dove bisogna anche incanalare le energie nella giusta direzione. E ci insegna che la vera forza non è nell'impulso cieco, ma nell'azione, diciamo, guidata dal sentire profondo, quindi un sentire autentico. Le emozioni diventano la chiave per comprendere proprio dove dirigere questa energia di Marte, mentre il cielo ci invita a canalizzare la nostra volontà in maniera più saggia e mirata. Mentre Saturno in Pesci, che è associato Saturno in astrologia esoterica al terzo raggio dell'amore rosa incondizionato, apporta proprio un'intelligenza pratica dove aiuta a trovare attraverso delle strategie vincenti per trovare la soluzione, diciamo, ai conflitti irrisolti. E Saturno continua il suo lavoro proprio di ristrutturazione anche a livello spirituale. Qui la disciplina non è più legata alla rigidità, ma alla capacità di fluire con saggezza sulle onde del cambiamento. Ciò che diciamo non ha fondamenta solide si sgretola, mentre ciò che è autentico trova nuove radici. Urano in Toro è governato dal settimo raggio, quindi dell'ordine cerimoniale, magia divina, alchimia divina. Continua proprio la sua opera di risveglio, infatti sotto la direzione a livello esoterico del maestro Saint-Germain, la fiamma viola, spezzando proprio le catene del passato per creare un nuovo ordine. Nulla può rimanere immobile sotto questa vibrazione. L'energia uraniana scuote le certezze e ci guida verso una realtà più allineata con la nostra evoluzione. Mentre Giove in Gemelli, Giove è associato al secondo raggio di espansione, quello della saggezza, illuminazione, e dove le idee prendono forma, e anche Giove, diciamo, è un pianeta piuttosto espansivo, espande la mente, amplifica la comunicazione e porta delle opportunità di crescita attraverso delle idee e connessioni. Il sapere diventa una chiave di trasformazione, ma la sfida è discernere tra ciò che nutre davvero l'anima e ciò che è solo un rumore di fondo. Quindi questa settimana il cielo parla di risveglio, di scelte decisive o di riconnessione con la propria essenza più profonda. Ogni segno zodiacale sarà toccato da queste energie in modo unico. Ora vediamo insieme come si manifestano per ogni segno zodiacale e passiamo all'Ariete, quale sarà l'intreccio dei transiti planetari celesti e i raggi di espansione a livello esoterico per te, amico dell'Ariete. Vediamo che le parole chiavi sono energia che si manifesta, rinnovamento e profondità interiore. Il sole, diciamo, nel tuo segno è connesso anche al cuore del sole, l'impulso divino, accende il fuoco proprio dell'iniziativa e della volontà. Sei chiamato a esprimere la tua essenza con autenticità, ma questa volta la spinta non è solo esteriore, il cambiamento avviene proprio all'interno di te. Nettuno in Ariete, un nuovo ciclo di livello animico, attiva praticamente questo sesto raggio della devozione, dell'idealismo, apportandoti proprio e regalandoti questo tipo di energia, ma dissolve anche delle vecchie illusioni e apre le porte a nuove ispirazioni. La tua visione della vita si amplia, ma solo se sei disposto a guardare oltre i limiti imposti dalla mente razionale, mentre Venere, che è associata al quinto raggio della verità, della scienza, della concretezza, anche della guarigione con i medici del cielo, e Mercurio, che associato al quarto raggio della risoluzione dei conflitti, ritrovando l'armonia, manifestano questo intreccio come un'energia e ti portano ad esplorare il mondo interiore, il tuo mondo interiore. C'è qualcosa che devi comprendere prima di agire.
forse un'emozione repressa o una verità che tu hai evitato. Mentre Saturno, che è associato al terzo raggio attraverso l'intelligenza pratica, dove ti porta anche delle strategie vincenti per la soluzione di conflitti attraverso il terzo raggio, manifesta con la sua energia, esprimendola in questo processo, ma non puoi sfuggire a te stesso, ma puoi trasformare il passato in saggezza. Mentre Marte in Cancro spinge l'azione nel profondo, chiedendoti di allineare la volontà e le emozioni. Non è più tempo di agire impulsivamente, ma di scegliere con consapevolezza, mentre Urano attraverso con l'espansione del settimo raggio e Giove con il secondo portano diciamo un'espansione e nuove opportunità, ma devi essere pronto a cambiare prospettiva per poterle cogliere questo cambiamento. La frase ispiratrice della settimana è: lascia andare il vecchio, radicati nella tua verità e preparati a un nuovo inizio, così come è Nettuno nel tuo segno, nella tua identità come ciclo evolutivo a livello animico. E ora passiamo per te, amico del Toro. Come sarà questa settimana? Dal 7 al 13 aprile, fra un intreccio di i transiti planetari astrologici celesti e la manifestazione dei raggi esoterici. Le parole chiavi sono espansione interiore e trasformazione del valore personale, e vedremo anche dove i transiti celesti manifestano la propria energia. Per te, amico del Toro, il Sole in Ariete insieme a Nettuno, che è in Ariete, appena entrato, ci resterà un Nettuno fino al 2039, il Sole con il cuore del Sole, proprio l'essenza divina, e Nettuno che attiva proprio il sesto raggio dell'idealismo e della devozione, della guarigione attraverso la fede, portano delle ispirazioni profonde a un'espressione proprio della consapevolezza spirituale. È un processo interiore di trasformazione che ti aiuta a dissolvere dei vecchi schemi e a fare spazio a nuove intuizioni che emergono proprio dal profondo del tuo essere. Mentre Saturno con il terzo raggio, Saturno è in pesci ed è associato in astrologia esoterica al terzo raggio dell'intelligenza pratica, dove ti apporta diciamo amore perché è associato al terzo raggio rosa, ma ti apporta anche delle strategie che possono risultare vincenti per poter effettuare il cambiamento interiore, e dove appunto manifesta proprio la sua energia nella struttura interiore, chiedendoti di affrontare le sfide con disciplina e fermezza. Il momento è propizio per solidificare le fondamenta su cui costruire la tua evoluzione. Mentre Venere associata al quinto raggio della scienza, la verità, i medici del cielo, la concretezza, ma anche l'armonia, il ritrovamento e la guarigione dell'armonia, manifesta l'energia in armonia con il cuore, mentre Mercurio, che è associato al quarto raggio, quindi un'intelligenza creativa, attiva la mente, invitandoti a riflettere su come esprimere i tuoi valori più profondi in modo equilibrato. Questi movimenti portano un'energia creativa che ti aiuta a comunicare i tuoi ideali con maggiore chiarezza, mentre Giove, che è nel segno dei Gemelli, attiva l'espansione dei raggi di manifestazione del secondo raggio, della saggezza, dell'illuminazione, ma anche dell'apprendimento. Quindi ti aiuta anche in questa maniera, magari fornendoti anche un'idea che tu vuoi perseguire per vincere la resistenza, magari al cambiamento a livello personale. Quindi Giove amplifica il senso di valore personale, di abbondanza, ma anche le idee, dipende chiaramente anche da te, aiutandoti a riconoscere le opportunità che ti si presentano,
così da poterle accogliere con gratitudine. La tua visione si espande, ma solo se apri il cuore a ciò che ti sta arrivando. Mentre Urano associato al settimo raggio, Urano è nel segno del Toro, associato al settimo raggio dell'ordine cerimoniale, la magia divina, l'alchimia spirituale, scatena proprio un'energia di innovazione e di cambiamento e ti spinge a rompere con il passato e ad abbracciare nuove modalità di pensiero e azione. Urano proprio nel tuo stesso segno da parecchio tempo che ti spinge proprio anche, diciamo, a rinnovare la tua identità. Quindi ti invita ancora questa sua energia, ti invita a liberarti dagli schemi obsoleti perché è arrivato il momento per abbracciare un futuro più autentico e libero. Marte porta la sua energia attivando la tua voglia di azione, di muoverti e di affrontare la vita con coraggio. La sua energia si manifesta appunto nell'impulso ad affrontare la realtà quotidiana con determinazione, rafforzando così in questa maniera la tua forza di volontà. Mentre la frase di riflessione della settimana è: riconosci il tuo valore, lascia che il cambiamento ti guidi e agisci con consapevolezza verso una nuova realtà. E ora passiamo per te, amico del segno dei gemelli, come ci sarà l'intreccio tra gli influssi planetari celesti dove manifestano la propria energia e l'intreccio dei raggi esoterici per la settimana. Le parole chiavi sono espansione della mente e rivelazioni sul tuo cammino. Il Sole, proprio il cuore del Sole, uniti a Nettuno che è appena entrato nel segno dell'Ariete con un nuovo ciclo di livello animico che si protrarrà per tantissimi anni fino al 2039, associato al sesto raggio, ti portano proprio delle visioni e intuizioni che amplificano proprio la tua comprensione interiore. Questa energia si manifesta sulla tua capacità di vedere oltre l'ordinario, aprendo delle nuove prospettive sul tuo cammino evolutivo. Giove nel segno dei gemelli, in associazione con il raggio di espansione, il suo raggio che è il secondo raggio della saggezza, dell'illuminazione, dell'apprendimento, ti manifesta la propria energia come questa, come dire, questa fusione fra i transiti celesti e l'intreccio dei raggi esoterici, manifestano la propria energia nella tua identità, con una connessione profonda con il tuo sé più autentico. In questo periodo senti un forte impulso a rinnovare la visione di te stesso e a manifestare anche le tue capacità con maggior fiducia e apertura. Urano che è nel segno del Toro e associato al settimo raggio, ordine cerimoniale, magia divina, alchimia divina, attiva la sua energia in modo innovativo e anche originale, portando una volontà di cambiamento nella tua vita. Questa energia ti incoraggia a liberarti da schemi obsoleti e a esplorare nuove possibilità con entusiasmo, ma anche con una certa curiosità mentale che ti contraddistingue come segno. Mercurio, che è associato al quarto raggio dell'intelligenza creativa, ti apporta magari anche delle intuizioni, comunicazioni anche a livello intuitivo, mentre Venere che retrograda nel segno dei pesci, associata al quinto raggio della scienza, conoscenza, guarigione, concretezza, ma anche dell'armonia, collaborano proprio per manifestare le energie, diciamo, nella comunicazione e nelle tue relazioni. La tua mente è più lucida e ricettiva, aiutandoti a trovare un equilibrio tra il pensiero e il sentimento e a esprimere i tuoi desideri con maggiore chiarezza. Mentre Saturno in pesci, associato al terzo raggio dell'amore rosa incondizionato, ti apporta un'intelligenza pratica e ti regala
un aiuto valido per trovare delle strategie vincenti per la risoluzione dei conflitti, come combinazione di energia, ti invita proprio a rivedere le tue ambizioni e a stabilire una struttura solida per poter realizzare i tuoi sogni. Questa energia ti spinge a essere proprio anche disciplinato e a impegnarti con responsabilità per concretizzare i tuoi obiettivi. La frase di riflessione per la settimana è: rinnova la tua identità, abbraccia il cambiamento e lascia che la tua visione si espanda liberamente. E ora passiamo per te, amico del segno del cancro, anche come vediamo come questa settimana tra gli influssi celesti planetari e i raggi di espansione si intrecciano e dove manifestano la tua energia nel corso della settimana. Le parole chiavi sono riflessi di azione, ma anche di crescita spirituale. Marte nel tuo segno porta proprio l'energia nella tua immagine e Marte non è un pianeta sacro, ma ti spinge ad agire con determinazione e con coraggio, motivandoti a far fronte alle sfide quotidiane con un'energia dinamica e focalizzata. Questo è un periodo in cui senti il bisogno di muoverti, dove ti puoi sentire un po' irrequieto e affrontare direttamente le tue ambizioni. Mentre il Sole in Ariete, Nettuno in Ariete, questo è l'intreccio di un nuovo inizio animico che si protrarrà fino al 2039 come nuovo ciclo di evoluzione animica. Il Sole è proprio il cuore del Sole, l'essenza divina, e Nettuno che attiva il sesto raggio della devozione, dell'idealismo, diciamo, e della guarigione attraverso la fede, manifestano questa energia nella tua ricerca interiore. La tua crescita spirituale si intensifica, portando a una profonda trasformazione della tua visione della realtà. Senti una spinta a comprendere e a rivelare nuove dimensioni della tua realtà, con una maggiore connessione con la tua anima, quindi una connessione a livello animico. Mentre Venere retrograda, diciamo, nel segno dei pesci, associata al quinto raggio della scienza, concretezza, della guarigione e della verità, ma anche della bellezza, l'armonia e l'arte, e Mercurio che è associato anche al quarto raggio dove ti apporta un'energia creativa, questo intreccio tra gli influssi celesti planetari e i raggi di espansione ti invitano a collaborare e manifestano proprio questa energia nella tua comunicazione e nelle tue relazioni. C'è una forte possibilità di esplorare nuovi modi di esprimere il tuo affetto, il tuo pensiero, con un'armonia crescente tra la mente e il cuore. Mentre Saturno in pesci, associato anche al terzo raggio, quindi un'intelligenza pratica dove ti apporta delle strategie vincenti, manifestano proprio la propria energia, attivandoti proprio e spingendoti a una disciplina costruttiva e una responsabilità sulle tue azioni, dove ti spingono a realizzare proprio le tue aspirazioni, ma con impegno e pazienza. Questa energia ti guida nel processo di stabilizzazione dei tuoi progetti, ma anche dei tuoi sogni più profondi. Giove, che nel segno dei gemelli, associato al secondo raggio dell'illuminazione, l'apprendimento, ma anche della saggezza, manifestano proprio questa energia come intreccio nella tua visione spirituale e amplificano la tua consapevolezza interiore, ma anche la ricerca di verità. Questo è un periodo, diciamo, di grande crescita interiore in cui ti viene chiesto di riflettere su cosa conta davvero per te, approfondendo proprio la tua connessione con il divino. Mentre Urano, che è nel segno del Toro, associato al settimo raggio, quindi l'ordine di cerimoniale divina, magia divina, alchimia,
spirituale, questo intreccio porta come energia una spinta di cambiamento, ma anche di innovazione, invitandoti a abbracciare dei nuovi modi di pensare e di agire. Questa energia ti incoraggia a liberarti dai vecchi schemi e a riscoprire il tuo potenziale attraverso l'originalità, ma anche la libertà interiore. La frase chiave è: affronta le sfide con coraggio, espandi la tua consapevolezza e lascia che il cambiamento ti guidi verso nuovi orizzonti. Ed è la chiave proprio per frase per la riflessione della settimana. E ora passiamo per te, amico del segno del leone. Come andrà la tua settimana tra l'influsso dei transiti celesti e la fusione dei raggi di espansione nella settimana dal 7 al 13 aprile? Le parole chiavi sono espressione proprio dell'identità e una trasformazione profonda. Il Sole è proprio il tuo governatore, diciamo, planetario, ma è anche governatore esoterico, e qui parliamo del cuore del Sole, l'essenza divina, uniti, diciamo, a Nettuno in Ariete, che attiva il sesto raggio della fede, della devozione, dell'idealismo, ma anche della guarigione, anche attraverso la fede, manifestano proprio la loro energia come intreccio sulla tua identità. È un periodo di grande evoluzione personale, dove sei chiamato a esplorare e a rafforzare il tuo vero sé, facendo emergere la tua essenza più autentica con coraggio e determinazione. Mentre Saturno associato al terzo raggio, Saturno in pesci, associato al terzo raggio dell'amore rosa incondizionato, apporta, diciamo, un'intelligenza pratica dove ti fornisce delle strategie vincenti per la risoluzione dei conflitti, e Venere, che è retrograda nel segno dei pesci, fondendosi con il raggio di espansione del quinto raggio della scienza, verità e diciamo consacrazione, ma anche guarigione, attivano questa energia in maniera potente, portando a una trasformazione profonda, ma nel tuo modo qui di relazionarti, diciamo, con gli altri e nel tuo approccio alle sfide emotive. La tua capacità di manifestare l'amore, il pensiero in modo equilibrato ti aiuterà a crescere nella tua maturità, sviluppando un senso di responsabilità in tutto quello che compierai. Giove in Gemelli, associato al secondo raggio, quindi dell'illuminazione, della saggezza, ma anche dell'apprendimento. Giove in Gemelli, questo intreccio di fusione tra i transiti celesti e i raggi esoterici ti spingono proprio attraverso questa energia verso la tua evoluzione spirituale, manifestando la tua influenza nel rafforzamento della tua visione interiore. Questo è un momento ideale per espandere la tua consapevolezza, cercando un'armonia più profonda con l'universo e con te stesso. Mentre Marte, che è nel segno del Cancro, non è un pianeta sacro, manifesta la propria energia nel cammino verso l'autosufficienza, dove ti spinge ad affrontare le sfide con una determinazione incrollabile. L'energia di Marte ti invita quindi a andare oltre le tue limitazioni, portandoti a un nuovo livello di consapevolezza e forza interiore. La frase chiave di riflessione della settimana è: esplora il tuo vero sé, attiva la trasformazione e lascia che la tua identità evolva con potenza e consapevolezza. E ora passiamo per te, amico della Vergine, come sarà l'intreccio degli influssi planetari e l'espansione dei raggi esoterici nella settimana che andrà dal 7 al 13 aprile. Le parole chiavi sono un rinnovamento interiore e anche una saggezza profonda. Il sole, proprio come essenza del cuore del grande sole centrale, l'essenza divina, insieme a Nettuno, che è associato al sesto raggio della devozione, della fede, dell'idealismo
e della guarigione attraverso la fede, manifestano questa energia nel cammino verso la perfezione, ma anche verso la realizzazione spirituale. Questo è un periodo di crescita interiore dove ti viene chiesto di allinearti con il tuo scopo più profondo, abbracciando il servizio, ma anche l'autoriflessione. La tua connessione con l'anima e la sfera spirituale cresce, aiutandoti a trovare l'equilibrio e la verità passo dopo passo. Saturno in pesci associato al raggio terzo raggio ti apporta un'intelligenza pratica dove ti fornisce delle strategie vincenti per la risoluzione dei conflitti, diciamo insieme anche a Mercurio che è associato al quarto raggio, ma qui apporta un'ascensione, una liberazione e un'intelligenza creativa, e anche Venere retrograda nel segno dei pesci associato al quinto raggio della scienza, conoscenza, la guarigione, in quanto associata ai medici del cielo, manifestano come intreccio di energia una potente energia sulle tue relazioni, ma anche sull'auto e sulla tua autoespressione. Sei invitato pertanto a costruire solidi legami fondati su disciplina ma anche l'amore, cercando di trovare l'equilibrio tra la mente analitica e il cuore amorevole. Questo è il momento di stabilire proprio delle connessioni forti ma autentiche nel contempo, basate sulla chiarezza e la comprensione reciproca. Mentre Marte non è un pianeta sacro, manifesta la sua energia nell'introspezione, spingendoti a superare le tue paure e ostacoli interiori. L'energia di Marte quindi ti incoraggia a prendere delle iniziative coraggiose nel cammino della trasformazione personale, ma ti libera anche da tutto ciò che ti limita il tuo percorso, diciamo, spirituale a livello animico. Mentre Urano, che è nel segno del Toro, è associato al settimo raggio, l'ordine cerimoniale, magia divina, l'alchimia divina, manifesta proprio questo intreccio, manifestano l'energia di innovazione e di rinnovamento, invitandoti a rompere gli schemi rigidi e ad abbracciare il cambiamento con un certo entusiasmo. La tua influenza, questa influenza degli intrecci ti sprona a vedere la vita con occhi nuovi, una nuova visione, cercando delle soluzioni originali e delle progressive per il futuro, che possano essere proprio stabilite su fondamenta solide. La frase chiave della settimana è rinnova il tuo spirito, come dire, affina la tua saggezza interiore e abbraccia il cambiamento con apertura e determinazione. E ora passiamo per te, amico del segno della bilancia, come sarà la tua settimana dal 7 al 13 aprile. Quindi questo intreccio di influssi celesti planetari e gli influssi dei raggi di espansione esoterici. Vediamo che le parole chiavi sono equilibrio e trasformazione attraverso la consapevolezza. Il Sole in Ariete, Nettuno in Ariete, dove si protrarrà Nettuno come nuovo inizio per un giro, diciamo, più altamente spirituale, come nuovo inizio a livello animico, che si protrarrà per tanti anni fino al 2039, diciamo che attiva il sesto raggio dove è associato Nettuno proprio come pianeta alla fede, l'idealismo, la devozione, e il Sole in Ariete che è proprio il cuore pulsante dell'essere divino, manifestano questa energia nel cammino, diciamo, dove ti portano
a una profonda evoluzione spirituale. Questo è un periodo in cui sei spinto a ricercare l'armonia tra il tuo essere interiore e il mondo comunque che ti circonda, quindi nelle dinamiche delle relazioni personali e interpersonali, ovvero con le persone che ti circondano, con cui hai a che fare. C'è un forte richiamo a sviluppare una maggiore consapevolezza anche delle dinamiche universali, mentre Saturno in Pesci, dove è associato al terzo raggio, all'intelligenza pratica, all'amore incondizionato del terzo raggio rosa, ti apporta un'intelligenza pratica dove ti aiuta a trovare delle soluzioni attraverso strategie vincenti, insieme a Mercurio che è associato al quarto raggio, quindi dell'intelligenza creativa, però in questo caso dell'ascensione, quindi a fare un passo maggiormente più elevato verso i fini spirituali, e Venere che è retrograda nel segno dei pesci, è associato esotericamente al quinto raggio della scienza, della verità, della concretezza, ma anche della guarigione, in quanto è associato anche ai medici del cielo con raggio verde, manifestano questo intreccio come fusione nella manifestazione come energia intensa nel tuo approccio alle relazioni e anche alla comunicazione. La tua capacità di stabilire connessioni solide ed equilibrate basate sulla disciplina e sull'amore ti aiuterà come dire, a navigare le sfide della vita con serenità. Questo è un momento per affinare la tua espressione, rendendo la tua comunicazione più chiara e profonda. Marte non è un pianeta sacro, manifesta la propria energia dandoti una sfida nella tua vita quotidiana, portandoti a concentrarti proprio sull'azione pratica e sulla realizzazione dei tuoi obiettivi. Marte, questa energia ti sprona proprio ad impegnarti con forza nelle tue iniziative, spingendoti a superare le difficoltà e a progredire senza esitare. Mentre Urano nel segno del Toro, associato al settimo raggio della magia e ordine divino, magia divina, diciamo l'alchimia spirituale, porta un'energia di cambiamento dove ti invita ad abbracciare la libertà e l'innovazione. Questa influenza, diciamo, di fusione di intrecci ti incoraggia a rompere con il passato e a guardare con il futuro con nuove prospettive, favorendo un rinnovamento che può portarti a nuove opportunità e risvegliare anche la creatività. Mentre la parola chiave di riflessione per la settimana è: trova il giusto equilibrio tra il cuore e la mente, lascia che il cambiamento ti trasformi e coltiva una consapevolezza profonda che ti guidi verso il futuro. E ora passiamo per te, amico dello Scorpione. Come sarà la settimana dal 7 al 13 aprile, con intreccio fra i movimenti celesti e i movimenti esoterici, come intrecciano, dove si manifesterà, in che settore si manifesterà proprio questa energia per te, amico dello Scorpione. Le parole chiavi sono una trasformazione profonda e un risveglio spirituale. Il Sole è in Ariete, anche Nettuno è appena entrato nell'Ariete, dove Nettuno incomincia un nuovo giro a livello animico, a livello più elevato, spirituale, e attiva in poco il sesto raggio della devozione, della fede, della guarigione anche attraverso la fede. E il Sole in Ariete qui come effetto è proprio il cuore del Sole, dell'essere cosmico divino, manifestano proprio questa energia nella tua quotidianità e diciamo nel lavoro indipendente, dove ti portano a un'espansione spirituale anche nelle azioni più ordinarie della giornata. Questo è un momento in cui sei chiamato a trovare una connessione più profonda con le tue attività quotidiane, cercando di inondare e di infondere
ogni gesto con una maggiore consapevolezza, ma anche con uno scopo. Saturno, che è nel segno dei pesci, associato al terzo raggio, dove dell'amore rosa incondizionato, dove regala, apporta delle strategie vincenti per la risoluzione dei conflitti, insieme a Venere retrograda nel segno dei pesci, associata al quinto raggio, quindi della scienza, della concretezza, della guarigione, in quanto è associata anche ai medici del cielo, il raggio verde, e Mercurio, che sempre nel segno dei pesci, che torna diretto, è associato al quarto raggio dell'intelligenza creativa. Questo intreccio di manifestazione fra transiti celesti e influssi esoterici manifestano la loro energia nelle relazioni e nelle comunicazioni. Quindi è un momento dove sei spinto a creare dei legami più profondi e autentici, stabilendo un equilibrio tra la responsabilità e l'affetto e comunicando con chiarezza, ma anche con un certo amore. La tua capacità di relazionarti in modo più consapevole ti aiuterà a crescere in modo significativo. Mentre Urano, che è associato al settimo raggio ed è nel segno del Toro, quindi in opposizione, diciamo, anche al tuo segno, soprattutto se sei dell'ultima decade, associato al settimo raggio dell'ordine cerimoniale divino, della magia divina, dell'alchimia spirituale, manifesta proprio questa energia di innovazione e cambiamento, dove ti spinge proprio a rinnovare la tua visione della vita e anche del lavoro. Questa influenza planetaria ti incoraggia a rompere con vecchi schemi e cercare, diciamo, nuove strade, sia nella crescita personale che professionale, rivelando anche delle opportunità che ti guideranno verso un futuro più autentico. Giove, che nel segno dei gemelli, associato al secondo raggio della saggezza, illuminazione, l'apprendimento, questa energia, questo influsso manifesta, diciamo, questa energia nell'espansione della tua visione spirituale. Aiutandoti maggiormente nell'intuizione, quindi ti aiuta a vedere oltre le apparenze e a cercare un equilibrio anche tra il materiale e lo spirituale. Ti invita proprio a esplorare nuove possibilità di crescita, sia nel lavoro che nel tuo percorso di vita, con una prospettiva però più ampia e più profonda. La frase chiave è: abbraccia il cambiamento con apertura, integra la spiritualità nella tua quotidianità e lascia che la trasformazione ti porti verso una nuova consapevolezza. E ora passiamo per te, amico del segno del Sagittario. Come sarà la tua settimana che va dal 7 al 13 aprile, fra l'influsso di movimenti celesti planetari e l'influsso dei raggi esoterici della settimana? Le parole chiavi sono espansione spirituale e ricerca della verità. Il Sole in Ariete e Nettuno, che è appena entrato nel segno dell'Ariete, che si protrarrà fino al 2039 per tantissimi anni, inizia proprio un nuovo ciclo di evoluzione spirituale ai fini animici. Il Sole, qui parliamo a livello esoterico, proprio il cuore del Sole, insieme a Nettuno, che è associato al sesto raggio, quindi della fede, della guarigione attraverso la fede e l'idealismo, manifestano, diciamo, la loro energia, portandoti a un periodo di, come dire, di profonda ricerca interiore, ma anche spirituale. Questo è un momento di grande potenziale per un'espansione della consapevolezza, dove la tua connessione tra la verità universale e il significato più profondo della vita è al centro proprio del tuo cammino. La tua mente, diciamo, si apre a nuove possibilità, guidandoti verso una visione più ampia, non solo di te stesso, ma anche del mondo. Saturno nel segno dei pesci, associato al terzo raggio dell'amore rosa incondizionato, apporta
diciamo, un'intelligenza pratica dove regala delle strategie vincenti proprio per la risoluzione dei conflitti, e anche Mercurio che torna diretto nel segno dei pesci, associato proprio al quarto raggio, dove apporta intelligenza creativa per la risoluzione, diciamo, dei conflitti e quindi per un'ascensione e una liberazione, e anche Venere sempre retrograda nel segno dei pesci, associata al quinto raggio dell'ordine cerimoniale dei medici del cielo, quindi la scienza, la conoscenza, la guarigione attraverso la ricerca dell'amore, dell'equilibrio. L'intreccio manifestano la loro energia, diciamo, dove ti spingono a trovare un equilibrio tra la razionalità e l'emotività. Questo periodo ti invita a essere, diciamo, disciplinato e a perseguire i tuoi obiettivi con amore e anche con impegno, trovando armonia tra il pensiero, la comunicazione e le relazioni. Il tuo cammino è segnato proprio dalla necessità di integrare il pensiero logico con il cuore aperto, creando un equilibrio che ti permette di andare avanti con fiducia. Mentre Giove in Gemelli, associato al secondo raggio di espansione dell'illuminazione, della saggezza, ma anche dell'apprendimento, diciamo, manifesta la tua energia dove ti apporta un'espansione della tua visione spirituale, ma anche della comprensione spirituale. Ti invita a vedere la vita con occhi nuovi, scoprendo delle nuove verità, ma anche delle opportunità di crescita. Questo è un periodo che apre le porte a esperienze di grande valore e di profonda trasformazione. Urano negli ultimi gradi del segno del Toro, associato al settimo raggio dell'ordine cerimoniale, magia divina, l'alchimia spirituale, manifesta la sua energia con un'energia di cambiamento e di innovazione, dove stimola la tua ricerca di libertà, ma anche di verità e quindi di comprensione a livello ampio. Questa energia ti spinge a rompere con il passato e esplorare proprio nuove vie, liberando non solo la creatività, e portando avanti anche, diciamo, un'evoluzione che ti guiderà verso un nuovo stadio della tua esistenza. Marte invece non è un pianeta sacro, in Cancro manifesta la propria energia nella tua quotidianità, quindi a prestare attenzione ad ogni dettaglio della tua vita quotidiana, nel tuo lavoro come dipendente, se lavori come dipendente, e ti spinge ad agire con coraggio e determinazione, soprattutto nelle situazioni che richiedono una trasformazione interiore. La tua forza di volontà ti aiuterà a superare gli ostacoli e a perseguire i tuoi sogni con passione. Ma vediamo la parola chiave della settimana come riflessione. Cerca la verità dentro di te, lasciati guidare dalla luce interiore, la tua luce, e abbraccia la crescita che ti porterà a nuove altezze spirituali. E ora passiamo per te, amico del Capricorno, come sarà la tua settimana che va dal 7 al 13 aprile. Questo intreccio fra gli influssi planetari celesti e gli influssi esoterici. Le parole chiavi sono stabilità, ambizione, ma anche trasformazione. Il Sole in Ariete, Nettuno in Ariete, del Sole parliamo del cuore del Sole a livello esoterico, e Nettuno che è appena entrato nel segno che è associato al sesto raggio della fede, dell'idealismo, della devozione, ma anche attraverso la guarigione della fede, manifestano proprio la loro energia
portandoti a una profonda connessione con il cuore e l'anima. È un periodo dove ti si invita a riflettere su ciò che è veramente importante per te, mentre lavori per stabilire un equilibrio tra le tue aspirazioni spirituali, ma anche quelle materiali. Questa energia si concentra anche su una crescita interiore che può influenzare positivamente anche la tua vita quotidiana. Giove nei gemelli, associato al secondo raggio della saggezza, l'illuminazione, dell'apprendimento, manifesta proprio questa energia offrendoti proprio un'opportunità di espansione della tua vita e la visione altamente spirituale. Questo è un momento di grande crescita per la consapevolezza ma anche la saggezza, in cui le esperienze ti aiuteranno a vedere oltre l'apparenza delle cose, cercando la profondità e l'armonia nelle tue scelte. Marte nel segno del cancro non è un pianeta sacro, manifesta la sua energia dove stimola la tua determinazione e la tua voglia di cambiare. Questo è un periodo che favorisce l'azione concreta, permettendoti di fare dei progressi tangibili nei tuoi obiettivi. Marte ti guida verso il coraggio di affrontare le sfide con audacia, pur mantenendo la disciplina necessaria per raggiungere il successo. Venere retrograda nel segno dei pesci, associata al quinto raggio della guarigione con i medici del cielo, della scienza, concretezza e della verità. Mercurio che torna diretto nel segno dei pesci, associato al quarto raggio, dove apporta un'intelligenza creativa verso la risoluzione dei conflitti, ma anche un'ascensione e una liberazione. E Saturno, sempre nei pesci, associato al terzo raggio, dove apporta un'intelligenza pratica, delle strategie vincenti da poter mettere in atto per la risoluzione dei conflitti, manifestano proprio la loro energia dove ti spingono e ti portano ad affrontare le dinamiche di relazione e di comunicazione con una maggiore profondità. Questo è dunque un momento di introspezione, dove le tue azioni saranno motivate da un profondo senso di responsabilità, ma anche di amore, e dove la tua capacità di manifestare equilibrio nelle relazioni sarà rafforzata. Mentre Urano, che nel segno del toro, associato al settimo raggio di ordine cerimoniale, divino, magia alchemica, quindi alchimia spirituale, manifesta proprio la tua energia portando un'ondata di innovazione e di cambiamento che ti aiuterà a liberarti dai vecchi schemi e a rinnovarti. Urano ti spinge proprio a rivedere il tuo approccio alla vita, aiutandoti a vedere diciamo, nuove possibilità che ti porteranno verso un futuro di evoluzione e di libertà. La parola chiave di riflessione per la settimana sarà: abbraccia la trasformazione con disciplina, lascia che la tua visione spirituale ti guidi in modo che tu possa costruire una base solida per il tuo futuro. E ora passiamo per te, amico dell'Acquario, come sarà la tua settimana dal 7 al 13 aprile fra l'influsso di influssi celesti planetari e gli influssi dei raggi esoterici per la settimana che va dal 7 al 13 aprile. Vediamo che le parole chiavi sono innovazione, visione e trasformazione. Il sole, diciamo, in Ariete, il cuore del Sole, insieme a Nettuno che attiva il sesto raggio, manifestano la propria energia dove ti portano una spinta verso il cambiamento interiore e il perfezionamento delle tue capacità intuitive. In questo periodo dove ti senti chiamato a esplorare diciamo, nuove idee e prospettiva, mettendo in pratica la tua visione ideale in modo, diciamo, concreto, ma anche alquanto dinamico.
La tua energia si concentra proprio sull'innovazione, sulla crescita e sull'evoluzione spirituale. Quindi un raggio anche di associazione con Nettuno, associato anche a a una nuova fase di idealismo a un livello più elevato come inizio a livello animico verso una maggior diciamo ascensione spirituale a livello animico. Mentre Saturno nei pesci, che è associato al terzo raggio, dove c'è un'intelligenza pratica che apporta sempre delle, come dire, strategie vincenti per la risoluzione dei conflitti. Mercurio che torna diretto nei pesci e associato al quarto raggio bianco dell'ascensione, un'intelligenza creativa, e Venere retrograda nel segno dei pesci, associato al quinto raggio della verità, della scienza, della concretezza, ma anche della guarigione, manifestano proprio questa energia, questo intreccio celeste, apportando proprio la tua capacità e supportando questa capacità di comunicare con chiarezza e anche armonia. Le tue relazioni si arricchiscono proprio di profondità e il tuo approccio alla vita diventa più bilanciato ma anche più amorevole. La mente è aperta, pronta a esplorare nuove possibilità, mentre la comunicazione riflette una comprensione più profonda delle emozioni altrui. Urano nel segno del Toro, associato al settimo raggio di ordine cerimoniale, magia divina, alchimia spirituale, manifesta questo intreccio come energia dove ti invita a rompere con il passato e a esplorare nuove strade. L'energia di Urano ti incoraggia a, come dire, a rimanere fedele alla tua natura innovativa e visionaria, portandoti a rivedere il tuo cammino per aprire nuove strade verso il futuro. Giove in gemelli è associato al secondo raggio della saggezza, illuminazione e l'apprendimento, manifesta proprio la tua energia dove ti porta una forte espansione della tua visione spirituale. Questo è un momento proprio per aprire il cuore e la mente a nuove prospettive, mentre impari a vedere il mondo con occhi diversi, mettendo in pratica anche le tue intuizioni con coraggio. Marte non è un pianeta sacro e manifesta l'energia dove ti spinge a perseguire con passione i tuoi ideali, agendo con forza e determinazione, con forza di volontà nella tua quotidianità, in modo che tu possa superare, diciamo, anche le sfide con coraggio e determinazione e risultare essere vincitore. La parola chiave di riflessione per la settimana è: fai leva sulla tua visione unica e abbraccia l'innovazione come forza di cambiamento, lasciando che il tuo cuore e la mente si espandano verso nuove opportunità. E ora passiamo per te, amico dei pesci, l'ultimo segno dello zodiaco, e vediamo come l'intreccio degli influssi celesti, planetari e i raggi esoterici influenzeranno la tua settimana e dove manifesteranno la propria energia. Il Sole in Ariete, Nettuno in Ariete, diciamo Nettuno inizia un nuovo giro a livello animico, quindi a un maggior livello spirituale, come giro dell'anima, di evoluzione, e si protrarrà fino al 2039, quindi tantissimi anni. E qui il Sole, parliamo proprio del cuore del Sole, dell'essenza cosmica, insieme a Nettuno che è associato al sesto raggio della devozione, della fede, dell'idealismo, ma anche la guarigione attraverso la fede. Manifestano proprio questa energia portandoti proprio a un'intensa connessione con la dimensione spirituale e trascendentale. In questo periodo quella tua sensibilità aumenta e senti il richiamo proprio a esplorare il mistero dell'esistenza, cercando delle risposte oltre la realtà visibile. La tua intuizione forte e la tua energia si concentra maggiormente sulla crescita
spirituale e sull'espansione della consapevolezza. Mentre Saturno in Pesci, associato al terzo raggio, intelligenza pratica, dove apporta delle strategie vincenti per la risoluzione dei conflitti, Mercurio che torna diretto nel segno dei pesci, che è associato al quarto raggio bianco, quindi un'intelligenza creativa verso l'ascensione e la liberazione dei conflitti, e Venere che è associato alla, sempre retrograda nel segno dei pesci a livello astrologico, associata al quinto raggio della verità, scienza e concretezza, oltre che la guarigione, manifestano proprio la loro energia sulla tua identità, quindi all'immagine che tu rimandi al mondo, sostenendoti nel progetto però di autorealizzazione. Questo è un momento in cui sarai chiamato a costruire una base solida per il tuo essere autentico, bilanciando però la mente razionale e la natura emotiva con un profondo senso di amore verso te stesso. Le tue relazioni e comunicazioni si arricchiscono di una dimensione più profonda, mentre cerchi di affermare la tua vera essenza. Marte non è invece un pianeta sacro, nel segno del Cancro, manifesta la propria energia portando azione e determinazione sulle tue esperienze di crescita personale. La tua forza interiore si manifesta nel desiderio di superare le difficoltà e raggiungere i tuoi obiettivi con coraggio e con passione. Mentre Urano, che è nel segno del Toro, associato al settimo raggio di ordine cerimoniale divino, alchimia spirituale, quindi una magia divina, manifesta proprio questa energia dove favorisce un cambiamento radicale ma anche innovativo, quindi nella comunicazione delle nuove strade, nuovi contratti che si aprono anche nei rapporti con il lontano, ed è il momento di rinnovare il tuo approccio alla vita, rompendo a volte anche con il passato e abbracciando nuovi modi di pensare e di agire che ti porteranno verso una maggiore libertà. Giove nel segno dei gemelli, associato al secondo raggio dell'idealismo, scusate, alla saggezza, illuminazione e all'apprendimento, manifesta la sua energia aprendo proprio delle nuove strade, nuovi inizi, magari anche rompendo certi schemi del passato, ma espandendo anche nel contempo la visione spirituale e la comprensione profonda della vita. Questo periodo ti invita a guardare oltre l'ordinario, espandendo la tua coscienza e integrando le esperienze con saggezza e con discernimento. Quindi la parola chiave è sii aperto alle intuizioni che sorgono dentro di te. Lascia che la tua spiritualità illumini il cammino e ricorda che ogni passo verso l'autorealizzazione è un passo verso la tua verità interiore. Con questo abbiamo concluso, e se ti è piaciuto questo oroscopo esoterico e astrologico, lascia un commento in modo che io possa capire e comprendere come interagire meglio con te, con qualsiasi utente. Iscriviti al canale per non perderti altri contenuti che ti guideranno verso un periodo di crescita e di trasformazione. Attiva la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. Grazie per essere parte di questa magia stellare evolutiva come community. Un arrivederci presto da Caterina, e che le stelle possano illuminarci durante tutto il nostro percorso, diciamo, dell'anima. Arrivederci presto, e a presto nel prossimo video. Ciao!